Siete mai stati in una città fantasma o in un monastero abbandonato? Venite con me a Visnu Spring nell'Illinois. Ciao ragazzi, io sono Umberto e oggi vi porterò a fare un viaggio. Questa è una cittadina che si trova appunto nel nord dell'Illinois, un tempo molto frequentata, ma ora ridotta purtroppo a solo ruderi. Tutti la evitano, tutti ne stanno alla larga, preferendo addirittura fare strade ben più lunghe piuttosto che attraversarla. Ma un secolo fa c'era un sacco di gente che si accalcava per le vie di questa cittadina, in attesa di potersi calare nelle acque di queste terme, che erano definite addirittura miracolose. La storia di Visnu Spring iniziò nel 1870, quando un gruppo di esploratori decisero di ispezionare questi folti boschi. Come molte zone dell'America, trovarono infatti una sorgente d'acqua, ma molto limpida, molto pulita, e decisero così di accamparsi al suo fianco. Questa storia racconta di un uomo che durante la notte si sentì chiamare da una voce strana, ma più che altro una voce femminile, e una volta fuori dalla tenda fu avvicinato da una figura eterea, evanescente, che lo invitò, sapete a fare cosa? A calarsi proprio nelle acque di questa sorgente e a bere quell'acqua. Affascinato da quell'evento, l'uomo convinse anche i propri amici a compiere questa azione, questo gesto. Ma non essendo più giovani, gli esploratori avevano problemi di reumatismi, insomma problemi alle ossa, per l'umidità, eccetera eccetera, insomma per quello che avevano fatto nella propria vita, ma decisero comunque di farlo. E pensate un po', dopo questo bagno gli ignari viaggiatori si accorsero che effettivamente tutti i problemi che avevano alle ossa, affaticamenti e quant'altro scomparirono misteriosamente. Inoltre pare che quell'acqua magica fosse in grado anche di guarire da malattie gravi e anche mentali. La notizia si sparse velocemente e pochi anni dopo attorno a questa sorgente fu fondata una città che appunto fu chiamata Visnu Spring. Ma qua arriva il bello, perché ad un certo punto gli abitanti del luogo cominciarono a sparire misteriosamente, ma non in qualsiasi orario, solo nella notte, lasciando alle loro spalle case vuote, come se in realtà non ci avesse mai abitato nessuno. Nessun cadavere, nessun ritrovamento, nemmeno a decine di chilometri di distanza. La stessa cosa accadeva però con chi alloggiava nei due alberghi nella città, che da un giorno con l'altro nessuno ebbe più notizie. Ovviamente la voce si sparse velocemente e tutte le persone che abitarono appunto in questa cittadina iniziarono a scappare a destra e a sinistra, insomma iniziarono a lasciare di corsa questo paese, portando con loro l'idea che quelle misteriose acque, quelle acque miracolose che curavano le persone, in realtà le reclamavano come pagamento per aver ottenuto qualche giorno di sollievo. Molti di coloro che scappavano da quei luoghi immersi nei boschi riferirono anche di una serie di avvenimenti stranissimi, come ad esempio sagome umanoidi evanescenti che spesso e volentieri anche di giorno si avvicinavano alla fonte e spiavano la gente da dietro agli alberi. Oltre ai visitatori, anche i residenti cominciarono a calare drasticamente, sino a quando nemmeno una sola persona ebbe più il coraggio di mettere piede in questa cittadina, ovvero a Visnu Springs. Nessuno sa di per certo se queste storie siano davvero così terrificanti. Fatto sta che molte persone, intervistate anche attualmente, hanno detto di non volersi avvicinare nella maniera più assoluta a quella che ormai è diventata una città fantasma. E non solo, perché hanno consigliato anche a tutti di evitare tassativamente quel posto, ma non tanto durante il giorno, soprattutto dopo il tramonto. Ragazzi, mettete nei commenti voi cosa ne pensate. Intanto mi raccomando, iscrivetevi al canale se vi sta piacendo questo video, lasciate un bel like e commentate. Vi ricordate che all'inizio del video vi ho parlato anche di un monastero? Sentite cosa accade qua. Il monastero di Valle Cristi fu costruito nel lontano 1200 e si trova lungo la strada che collega Rapallo e Ruta Camogli. Secondo alcune storie, di notte in questo posto si possono udire lamenti di vari spiriti, ma in modo particolare dello spirito di una suora e della sua bambina. Questo monastero fu usato dalle monache cistercensi per circa 300 anni, dal 1204 al 1568, anno in cui avvenne il Concilio di Trento che ne decretò la chiusura. Il monastero fu abbandonato fino al 1903, l'anno appunto in cui venne dichiarato patrimonio nazionale. L'edificio ha uno stile gotico romano con una croce latina. Nei primi anni del 300 infatti questa struttura era molto famosa perché al suo interno si venerava la reliquia di San Biagio. Sono molte, tantissime le storie sovrannaturali che si raccontano su questo monastero, ma la più recente parla di 3 ragazzini che si addentrarono appunto all'interno di questa struttura alla ricerca, indovinate di che cosa? Ovviamente di fantasmi. Era una notte molto buia dove il monastero fu avvolto da una fittissima nebbia. Le torce
dei ragazzi infatti erano le uniche fonti di luce. Appena entrati si trovarono davanti a loro l'ingresso di uno dei sotterranei. Improvvisamente sentirono provenire proprio da questi ultimi dei lamenti, e non solo, ma anche di pianti. Quindi, presi da uno stato di terrore, di panico, i 3 ragazzi fuggirono senza mettere mai più piedi in questo monastero. Una delle storie più antiche invece racconta di una giovane monaca del monastero di Valle Cristi che si innamorò di un giovane pastore e dopo essere rimasta incinta, pensate un po', fu murata viva proprio all'interno di queste mura. Ancora oggi nelle zone delle celle in cui venne uccisa è possibile sentire l'urlo di una donna disperata. Una storia di terrore, ma soprattutto vera, avvenuta a Gary, nello stato dell'Indiana. Nella casa dove visse la famiglia Hammond si sono registrate delle attività paranormali non indifferenti, come levitazioni, scricchiolii, passi nella notte, ma soprattutto udite, vere e proprie possessioni demoniache. Una possessione demoniaca che ha sconvolto il mondo intero. La casa dove visse la famiglia Amos venne definita anche House Demon, ovvero la casa dei demoni. Tutto ebbe inizio nel novembre del 2011, quando la Toya Amos, sua madre Rosie Campbell e i suoi 3 figli di 7, 9 e 12 anni si sono trasferiti in una casa al 3870 di Caroline Street a Gary, appunto nello stato dell'Indiana. Dopo pochi giorni di normalità, il portico di questa casa venne invaso da uno stranissimo sciame di mosche, ma anche quando credevano di averle uccise tutte, queste continuavano a tornare in maniera costante. Ed effettivamente questo è un fatto strano, perché non capirono nemmeno loro, perché onestamente non lo capisco nemmeno io. Comunque, quanto accadrà in seguito li farà sprofondare nei meandri del terrore. Infatti, in un lasso di tempo molto breve, la situazione di questa famiglia precipitò in una maniera incredibile, poiché alcune presenze, che loro già a priori chiamarono demoni, iniziarono a perseguitare tutta la famiglia proprio come in un vero e proprio film horror. Iniziarono subito infatti a sentire lo scricchiolio delle porte, e non solo, anche passi nei sotterranei. Ma molto rapidamente la situazione si fece davvero spaventosa, perché Rosie Campbell affermò di aver visto la figura oscura di un uomo che camminava su e giù per il soggiorno, e non solo, anche un'impronta di uno stivale. Una notte, per puro caso, entrando nella stanza da letto dove stava dormendo, la Toya Amos trova sua figlia di 12 anni che stava levitando in uno stato di totale incoscienza. Tutti i presenti nella casa, ovviamente terrorizzati a morte da quello che stavano vedendo, da quello che stava accadendo, iniziarono a pregare incessantemente, e soltanto dopo pochi minuti la ragazzina tornò cosciente e si rimise a dormire. Pensate un po', ragazzi, che al suo risveglio ammise di non ricordarsi assolutamente nulla di quello che fosse accaduto. Dopo tutto quello che è successo, questa famiglia decise di rivolgersi a 2 chiaroveggenti che non appena varcarono la soglia d'entrata avvertirono, pensate un po', alla presenza di ben 200 demoni, ragazzi. Non uno, ma 200. Infatti nemmeno loro seppero cosa fare e invitarono la mamma a rivolgersi inizialmente ad una medium per farsi aiutare a liberare quella casa da tutte quelle presenze demoniache. Ma purtroppo, una volta che queste chiaroveggenti se ne furono andate, la presenza già da brividi precipitò ulteriormente. Infatti da quel momento in poi i demoni iniziarono a accanirsi prevalentemente sui 3 figli, che ormai praticamente sembravano posseduti. Le loro voci cambiarono in continuazione, assumendo toni sinistri davvero orribili, e non solo, ma sorridevano davvero in maniera inquietante. Il figlio di 7 anni invece affermò che si recava spesso e volentieri in uno stanzino della casa per parlare con il suo amico immaginario, e un giorno, pensate un po', che sua madre entrò proprio in quello stanzino in modo del tutto casuale e lo vide strisciare a terra come se qualcuno o qualcosa l'avesse spinto in maniera davvero molto violenta. Infatti si fece anche male. Addirittura un giorno sua mamma, la Toya Amos, assistì ad una scena davvero impressionante, ovvero gli occhi di suo figlio che rotolavano indietro, e non stava zitto perché ringhiava e disse queste parole: "È ora di morire, ti ucciderò". Il 19 aprile del 2012 il dottor Onyekwu si recò in casa Hammond, quando ormai però la situazione era precipitata in un lungo e terrificante incubo. Durante infatti una dichiarazione fatta all'Indianapolis Star, il dottore affermò che in ben 20 anni della sua carriera non ebbe mai visto nulla di simile.
e appena entrato in quella casa i bambini iniziarono ad aggredirlo verbalmente, minacciandolo e maledicendolo in tutti i modi possibili e immaginabili con voci non naturali, assolutamente strane. Raccontò persino di aver visto il più piccolo dei bambini volare contro un muro senza alcuna spiegazione razionale. In più tutti e tre i bambini persero ad un certo punto conoscenza e non c'era assolutamente alcun modo di farli rinvenire. Il medico, trovandosi appunto davanti a una situazione che non riusciva a padroneggiare, non riusciva a tener testa, chiamò immediatamente un'ambulanza e la polizia così che i bambini potessero essere soccorsi e portati subito immediatamente nell'ospedale più vicino. Soltanto lì ripresero conoscenza, ma il più piccolo continuava a urlare e scalciare come una furia e pensate un po', ci vollero ben 5 uomini per riuscire a tenerlo fermo. Come da prassi in una situazione così grave, l'ospedale contattò subito il DCS, Department of Children's Service, per appuntare soprattutto se i bambini furono maltrattati. Per constatare tutto ciò fu chiamata in causa anche la dottoressa Valerie Washington e mentre poneva delle domande alla Toy Amos, appunto la loro madre, il figlio più piccolo iniziò a ringhiare mostrando tutti i denti e i suoi occhi si fecero improvvisamente completamente bianchi. Pensate un po' che il piccolo addirittura cercò in tutti i modi di strozzare suo fratello. La dottoressa infatti scrisse un rapporto che consegnò al DCS dove disse e scrisse queste testuali parole: ha camminato sul muro, ha fatto un salto ed è cascato in piedi. Non c'è nessun modo in cui avrebbe potuto farlo. La famiglia Amos a questo punto capì bene che ci fu bisogno di un vero e proprio esorcismo. Di conseguenza non perse tempo e contattò subito Don Michael Maginot. Infatti il prete passò diverso tempo in casa per appurare la veridicità di quello che gli fu raccontato e siccome lui stesso visse degli eventi paranormali accettò la loro richiesta e praticò ben 3 esorcismi. Ma dopo il terzo esorcismo la Iota Ammons magicamente non ebbe più problemi, ma per scongiurare ogni rischio possibile si trasferì a Indianapolis con tutta la sua famiglia dove vivono tuttora, che tra l'altro anche in questa nuova casa non ebbero mai più avuto alcun tipo di problema. La casa protagonista della vicenda divenne molto famosa e moltissimi curiosi desideravano vedere quella casa, la casa più infestata del mondo. Ma nel 2014 Zak Bagans, il produttore esecutivo nonché il presentatore della trasmissione Ghost Adventures, acquistò la casa per ben $35.000 con l'intento di girarci all'interno dei vari documentari, di cui tra di essi raccontò la storia della famiglia Ammons. Ma dopo aver girato questo famigerato e terrificante documentario, fece radere il suolo alla casa. Scrisse anche 2 parole a riguardo. C'era qualcosa in quella casa che aveva la capacità di fare cose che non avevo mai visto, cose che nessuno può spiegare, nemmeno i credenti più fervidi. C'era qualcosa in quella casa di molto scuro, molto intelligente e molto potente. Questa sua storia, ragazzi, fu pubblicata su Lady Star. Ragazzi, secondo me c'è soltanto un'ipotesi per spiegare quanto è accaduto davvero. Magari il vecchio proprietario o i vecchi proprietari appunto di quella casa, forse anche deceduti di morte violenta, non volevano che successivamente fu abitata da altre persone. Quindi qualsiasi persona entrasse in quella casa avrebbe fatto loro del male, e non solo, perché qua ragazzi non si parla semplicemente di spiriti, ma veri e propri demoni. Magari mettete anche voi nei commenti cosa ne pensate. Intanto vi lascio il link di questo video che vedete qui, perché anche qua racconto qualcosa di simile. Ragazzi, anche per oggi questo video è tutto. Noi ci vediamo prestissimo nel nostro prossimo video. Ciao a tutti raga e stay tuned.